Ciao a tutti, da oggi do inizio alla lettura dei miei racconti brevi, soprattutto dedicati ai bambini, ai loro genitori, ai nonni, e a chi avesse voglia e tempo di tornare un po' bambino. Ce n'è bisogno tutt'oggi, eh? Il primo si intitola La lenticchia brontolona. Era l'ultimo dell'anno e, in un sacco pieno di lenticchie, Milù, la lenticchia dispettosa, faceva i capricci. Tutto intorno vi era un gran fermento. I parenti si affaccendavano per aiutare i genitori a preparare il pentolone, sul quale, come ogni anno, andavano a riposare dalle grandi fatiche. Essi godevano qualche giorno di vacanza fino al gran cenone, ma Milù amava bighellonare e oziare con il suo Walkman a tutto volume, regalo della lenticchia padre l'anno precedente per il suo 10° compleanno. Neanche i suoi fratelli riuscivano a distrarla. Lei continuava imperterrita a canticchiare e a lamentarsi. Ma perché dobbiamo andare a riposare nel freezer? Si sta decisamente al fresco. Sempre a mollo dobbiamo stare, sempre con le dita bagnate. E poi il Walkman non si sente bene. Uffa che noia! Milù, malvolentieri, dunque, aiutava in casa a portare le grandi bacinelle di acqua per svuotarle nel pentolone. Il via vai di parenti continuava. Ormai li conosceva quasi tutti, forse erano 100.000, forse anche di più. Lei se ne stava in disparte e cambiava continuamente cassetta, dato che ne aveva centinaia. Milù, passami il secchio, porta lo straccio, prendi tuo fratello dal seggiolone, sposta il giocattolo per terra, aggiustati quella frangia dagli occhi, pulisciti il moccolo dal naso. La mamma la sgridava sempre e lei continuava a brontolare. Dunque decise che sarebbe andata dalla sua cuginetta di qualche anno più giovane. Abitava proprio 2 passi più in là. Erano sempre andate d'accordo. Anche lei brontolava, insomma. Insieme dividevano le cuffie e gridavano a squarciagola. Nella vecchia fattoria, ia ia oh, quante beste zio Tobia, ia ia oh, c'è il cane e la cuginetta di rimando, bau bau, e andavano avanti finché qualcuno non le sgridava. Milù avrebbe volentieri passato le sue giornate ad oziare, ma era giunto il momento di tornare al pentolone. Forse un giorno si sarebbe ribellata, forse avrebbe fatto quello che voleva, ossia cantare e sognare. Ma al momento prese in braccio il suo fratellino, si asciugò il moccolo dal naso, si tolse la frangia dalla fronte e, triste e sconsolata, si accinse a saltare dentro. Buonanotte, lenticchia Milù. Se questa storia vi è piaciuta, se vi ha regalato un piccolo sorriso e se lo volete, iscrivetevi al canale. Ci vediamo la prossima settimana per raccontarvi un'altra storia. Mi permetto altresì di segnalarvi un libro uscito da poco, un romanzo uscito da poco, si chiama Oltre il destino di Sara Braccini, dove l'amore vi accompagnerà e regnerà sovrano anche oltre il tempo. Ciao ciao bambini!